Ciao ragazzi, ci ritroviamo un'altra volta a Bar Sport, siamo di nuovo con Stefano Gaeta e di nuovo a parlarvi delle Hyper Naked 2020. L'ultima volta che ci eravamo visti le avevamo provate solo in presentazione, quindi in contesti diversi, le abbiamo raccolte come promesso e le abbiamo provate sia in strada che in pista. Quindi abbiamo con noi le 5 moto più nuove, più interessanti e vogliamo anche dirlo più potenti del 2020. Abbiamo quindi la KTM 1290 Super Duke R, la Ducati Street Fighter V4S versione più sofisticata, la Kawasaki ZH2 sovralimentata, la Aprilia Tuono V4 1100 e la MV Agusta Brutale 1000 RR, l'unica che mancava all'appello delle presentazioni nel momento in cui ci eravamo visti l'altra volta e che abbiamo avuto quindi l'opportunità di provare stavolta. Sì, finalmente le abbiamo raggruppate tutte e 5 e abbiamo suddiviso la prova in 2 interessantissime giornate. Una giornata di guida su strada, appunto, come diceva Cri, e ci siamo spinti nell'entroterra ligure tra Genova e Varazze per un'intera giornata di guida e poi le abbiamo portate tutte e 5 gommandole con la stessa gommatura, quindi sono tutte e 5 gommate con i Pirelli Rosso Corsa 2. In modo da cercare di uniformare la resa delle ciclistiche. Le abbiamo portate per un'intera giornata sul nostro tracciato di test di Vairano, dove tra l'altro abbiamo avuto la fortuna questa volta di utilizzare il tracciato lungo e quindi anche con una lunghissima parte del rettilineo ad alta velocità, quindi in modo da poter davvero sfruttare tutti i cavalli di queste veramente super naked, che eravamo davvero curiosi di provare e soprattutto di capire quale può essere poi il reale utilizzo sulle strade di tutti i giorni, insomma. D'accordo. Quindi va bene, per quanto riguarda la costruzione e diciamo la parte tecnica di queste moto, vi abbiamo già raccontato nella puntata precedente come sono fatte, quindi vi rimandiamo a quella per avere le pillole della parte tecnica, fatta eccezione per l'MV e per la Aprilia Tuono, che non c'erano nella parte precedente, quindi rapidissimamente raccontiamo come sono fatte. La Aprilia Tuono si basa sulla base più che collaudata e vincente della RSV 4000, diventata 1100 negli anni. In questa versione Factory ha anche il meglio di quello che può offrire Aprilia dal punto di vista del supporto elettronico alla guida, in particolare le sospensioni elettroniche Öhlins semiattive, quindi con la programmazione per obiettivi, che quindi permette di tarare la moto a seconda delle proprie esigenze senza avere una competenza specifica di setting, di tarature. Il motore è il 1100 nell'ultima evoluzione con 175 cavalli che ci hanno allietato in questa giornata, in queste 2 giornate che abbiamo fatto insieme a lei, grazie anche alla presenza dello scarico Akrapovic, che devo dire in questo caso regala una nota di scarico, un sound assolutamente appagante, veramente appagante. Che altro dire? Quindi sovrastrutture ridotte all'osso, una moto che è ormai un progetto che ha quasi 10 anni di vita, è nata nel 2011 in versione 1000 e che continua a stupire, quindi ha continuato a mantenere un vantaggio in termini di feeling e di guida sulla concorrenza per tanti anni e che è rimasta riferimento, tant'è vero che quest'anno appunto era attesissima lo scontro con queste nuove, la Kawasaki, la Ducati e la KTM, oltre all'MV naturalmente sono tutte moto appena uscite o rinnovate, quindi era veramente uno scontro, è stato uno scontro molto insanguinato. Sì, molto interessante, molto curiosi di vedere quali poi erano i risultati finali. Ci teniamo magari anche a dire che una delle differenze principali è che Aprilia e Ducati derivano comunque da super sportive carenate, quindi dalla Panigale V4S e l'Aprilia, come diceva Christian, dall'RSV 4100, mentre KTM, Kawasaki e MV stessa hanno, diciamo, una vita loro parallela rispetto all'altra produzione delle rispettive case, quindi hanno, diciamo, provenienze diverse, motivo per cui, soprattutto per quello che riguarda poi l'utilizzo in pista, eravamo curiosi di vedere se effettivamente moto naked che derivano da super sportive fanno davvero la differenza rispetto a moto naked che nascono per essere
per essere moto naked. Ecco un esempio appunto recente di moto che nasce nuda o comunque va per la sua strada, come dicevi tu Stefano, è appunto l'MV che paradossalmente, insomma, in modo abbastanza singolare è stata evoluta prima della corrispettiva versione sportiva, cioè è stata aggiornata la Brutale 1000RR prima dell'F4, tant'è vero che può vantare la versione più aggiornata del motore nato 750 cm3 e salito a 1000 a valvole radiali, che in quest'ultima incarnazione guadagna una serie di interventi al motore per portare la potenza alla soglia dei 208 cavalli, quindi diciamo è con Ducati la più potente, ma avendo la cilindrata inferiore è come potenza specifica quella che ha la potenza maggiore. Poi vedremo come si traduce questa ricerca della potenza in particolare nell'utilizzo sia in strada che in pista. Dicevamo della Brutale, quindi in quest'ultima edizione ha guadagnato tantissimi interventi al motore, in particolare lato fluidodinamico per migliorare la resa delle camere di combustione, sono state riviste in fase di lavorazione, sono stati aggiornati i pistoni, restano le caratteristiche di pregio, quindi le valvole in titanio e le bielle in titanio, le misure ultra compatte di questo motore che rimane, nonostante anche questo non sia un progetto freschissimo, il più compatto tra i 1000 4 cilindri in linea in circolazione, grazie alla posizione dell'alternatore che è montato dietro i cilindri e non lateralmente. E tra le modifiche più interessanti ci sono una rivisitazione della ciclistica con quote un po' meno estreme, quindi c'è un angolo del canotto leggermente più aperto, un interasse leggermente più lungo e la presenza di appendici aerodinamiche come già sulla Ducati, il tutto rivolto a migliorare il feeling su strada di questa moto. In particolare anche lato elettronico è stata completamente rivista l'elettronica, sappiamo che MV usa una piattaforma elettronica diversa da tutti gli altri, hanno un fornitore che si chiama Eldor che fornisce solo loro, quindi diciamo sono stati implementati su questa piattaforma degli algoritmi comunque sviluppati in esclusiva da MV Agusta, in particolare quindi in questa edizione con l'obiettivo dichiarato di migliorare il feeling su strada rispetto alla precedente Brutale, che teneva veramente fede al suo nome, cioè era veramente brutale, scalpitante, una moto insomma molto emozionante ma che metteva anche un po' di ansia. Quindi adesso poi arriviamo a raccontarvi che cosa succede di questa edizione della Brutale. Allora, 5 gran belle moto, costruite anche in modo abbastanza diverso, quindi se vogliamo fare un attimo di presentazione delle nostre 5 Super Naked, la KTM è una KTM, quindi se vogliamo ha questo sapore di fuoristrada, un po' sarà per il colore, un po' per il telaio traliccio, un po' per come è fatta, comunque effettivamente quella che ha anche forse le finiture meno stradali, non che sia finita male, anzi, però ha forse una cura diversa, è fatta in modo un po' diverso, nonostante poi abbia un cruscotto grande completamente a colori, però ha questo telaio così visibile, il colore del telaio, un po' tante cose, e anche la posizione in sella morbida ma busto ben eretto e manubrio largo. Quindi... manubrio largo, sella morbida, completa esposizione all'aria, quindi zero protezione aerodinamica, però comunque confortevole. Certo, le medie in autostrada sono abbastanza faticose da sostenere, per cui si va via 130-140 con un po' di scuotimento del casco. Già per esempio invece la Street Fighter, per via della sua sella molto morbida, il manubrio anche lì molto largo, molto ampio, un bellissimo braccio di leva, però si è un pochino più all'interno della sagoma della moto, quindi anche le pedane che sono state abbassate rispetto a quelle della Panigale V4 permette di sentirsi leggermente più all'interno della sagoma della moto e di avere meno esposizione all'aria. Anche qua finiture, diciamo, cioè costruzione, cura dei dettagli e finiture. Ducati ci ha messo insomma, ha voluto calare l'asso ancora una volta, quindi diciamo ha fatto il meglio di quello che offre Bologna oggi. Ci sono dei dettagli, per esempio nelle luci, il taglio delle luci, l'inserimento delle luci nella coda, il faro full LED anteriore come piccolo, cioè le alette laterali, cioè ecco, quell'unica cosa che secondo me stona un po' a gusto mio sono queste alette che hanno sicuramente una funzionalità tecnica importantissima, l'abbiamo verificato poi nella guida in pista, perché comunque, come abbiamo già detto un sacco di volte, soprattutto in pista hanno una valenza tecnica assolutamente oggettiva, però io onestamente mi sarei speso in 4 alette in carbonio, insomma, secondo me non sarebbero
state male. Ecco, questa plastica così su una moto che ha un prezzo d'acquisto 23.000, insomma, abbastanza impegnativo, forse non avrebbe mandato sul lastrico l'azienda bolognese di mettercele, insomma, di una plastica, se proprio. Comunque, Vabbè, diciamo, comunque sì, assolutamente cura, diciamo, all'italiana. Curatissima. La Kawasaki è una cura giapponese, quindi è tutto perfetto. Meno vistoso, A parte vabbè, il design che ovviamente molto è molto particolare, però è sempre un po' come spesso succede con le moto giapponesi, sembra un po' asettica, insomma, come se le scorresse poco sangue nelle vene. Quindi l'Aprilia ha sempre gran feeling racing, però un pochino accusa il peso degli anni. Inizia un po' a sentire, sia a livello di design che a livello di qualche particolare che magari... Cruscotto un po' più piccolo. Sì, cruscotto più piccolo, i comandi davvero, insomma, banalmente le leve ancora in color alluminio che si potrebbero magari cambiare per renderle un po' più aggressive. Sì. Recentemente c'è tutto e funziona tutto davvero, che meglio di così non si potrebbe, però insomma 9 anni, sono 9 anni ed effettivamente iniziano un po' a sentirsi. E ultima, ma non ultima, MV, che invece ha una cura veramente da gioielleria di centro di una grande città, insomma, davvero. È una moto da vetrina assolutamente, in qualunque vista, in qualunque dettaglio e in qualunque modo la si voglia guardare. Quando ci si ferma con l'MV si forma il capannello di persone a guardarla, non c'è niente da fare. Sì, ci viene in mente davvero una prestigiosa casa automobilistica modenese che quando lasci parcheggiata la macchina c'è sempre la gente intorno che si fa le foto, e io ho avuto la brutale qualche giorno e devo dire che è stata proprio così, insomma, qualsiasi situazione la gente si ferma a guardarla perché attira gli sguardi, ha un design pazzesco, una cone particolare davvero di assoluta eccellenza. È fatta poi in modo diverso da tutte le altre, cioè se uno va a vedere il dettaglio di come è fatto il faro con le luci cornering al suo interno, il modo in cui sono fatte le alette che fanno la deportanza, persino l'attacco del cruscotto sul serbatoio, sono dei dettagli che veramente sono studiati incredibilmente, ma ogni volta si trova una cosa nuova, una cosa diversa, una cosa che non era ancora stata vista, quindi da questo punto di vista è una continua scoperta l'MV, cioè uno ci gira attorno e continua a trovare delle cose nuove. Dei particolari. Quindi, dal punto di vista della cura del dettaglio assolutamente al top. La posizione in sella molto particolare, diciamo, condizionata un po' da questa scelta di usare i semimanubri, che è rimasta l'unica naked che ha i semimanubri, quindi moto compatta, bassa e anche... Sì, posizione in sella veramente, come abbiamo detto, abbastanza impegnativa, ma polsi molto caricati. Questo ha, diciamo, l'aspetto positivo è che a velocità costanti si è molto distesi sul serbatoio e quindi ha una penetrazione aerodinamica migliore, quindi senti meno la pressione dell'aria nel casco. Allora, abbiamo queste moto che hanno tutti questi nomi altisonanti e battaglieri, no? Cioè dalla KTM la bestia, soprannome amichevole che è stato dato a Matti Goffen, alla Street Fighter, il guerriero della strada, la Kawasaki che è sovralimentata, la Tuono, la brutale, quindi abbiamo dei nomi minacciosi. In realtà poi quando sali su una appena sceso dall'altra scopri che hanno un modo di essere cattivo diverso tra di loro, assolutamente. Quindi facendo un breve riassunto, diciamo, del modo che hanno di regolare la loro potenza, cominciando dalla prima che abbiamo qua, che è KTM, quindi un bicilindrico da quasi 1300 cm3 che ha il suo pezzo forte nel tiro ai medi, quindi nell'uso su strada non conviene insistere troppo con il gas, ma inserire un rapporto dopo l'altro e godere di questa spinta ai medi fantastica. Il V4 della Bolognese, della rossa Ducati, è un motore assolutamente straordinario sempre, che ovviamente si scatena in prossimità del raggiungimento, questo picco che comunque si sente, che è veramente una spinta che non mette in difficoltà, perché poi in pista in realtà comunque arriva al limitatore senza avere quegli ultimi 1500 giri però di difficoltà. C'è un po' l'entrata in coppia, no? Sì, lo senti assolutamente, che a un certo punto inizia a cambiare tono e veramente ti lancia nell'iperspazio. La Kawasaki, la ZH2, dotata di compressore rotativo, quello c'è sempre, va fortissimo sempre, e quindi ha un'erogazione meravigliosa, sembra quasi elettrico, però veramente in sesta riprende da 80 all'ora con una cattiveria davvero impressionante. La Kawasaki
da brava giapponese ha questa caratteristica che è un po' quello che tu le chiedi, lei ti rende pari. Se tu vuoi andare a spasso con un filo di gas, vai a spasso con un filo di gas. Se te la senti di insistere, lei ti toglie il fiato. Assolutamente. Anche in qualunque, cioè, anche in sesta 180, tu spalanchi e lei ti toglie il lancia, fiato. sì, davvero. La Aprilia, la Veneta di Noale, ha un V4 davvero super appunto, forse anche frutto di tutti questi anni di sviluppo. Però è rimasta la meno potente oggi. È rimasta la meno potente, ma in realtà poi nell'utilizzo su strada rimane una delle più godibili dal punto di vista delle prestazioni del motore. È un po' più, lei ha un po' più medi rispetto alla Ducati forse. Cioè, sì, ha un po' più medi, confronto... tende ad allungare meno, nel senso che nella parte altissima del contagiri, avvicinandosi al limitatore, a quel punto conviene inserire il rapporto successivo e non voler andare a sbattere contro il limitatore, però comunque ha una spinta fantastica, tra l'altro ha un collegamento erogazione del motore comando del gas davvero perfetto, anche nei transitori non c'è mai un minimo di on-off fantastico. E la MV, la brutale 1000 RR, che loro chiamano una superbike senza carena, è una superbike senza carena, per cui nell'utilizzo su strada forse è quella che mette meno a proprio agio, proprio per via dell'erogazione, sì, no? A questo raggiunge i 208 cavalli nell'ultima parte del contagiri. Diciamo, è molto lineare, molto tranquilla fino a 9000 e dopo dopo 9000 giri si scatena l'inferno e a quel punto davvero la curva successiva si avvicina in maniera perentoria, assolutamente. Sì, è più del videogioco. Cioè, per contro è meno piacevole da usare su strada, perché per mantenere un ritmo costante bisogna sempre avere il rapporto corretto inserito per avere la corretta spinta in uscita dalle curve, non che vada piano assolutamente, però ha parecchio gap nel tiro ai medi rispetto alle altre concorrenti. Bisogna avere la visiera abbassata e essere concentrati su quello che si sta facendo. Allora, detto dei motori, quindi detto di queste potenze esuberanti che abbiamo avuto a disposizione, resta da vedere come sono state messe su strada, quindi come lavorano le ciclistiche di queste moto. E i telai, che è importante, telai, esatto. Quindi sospensioni e telai. Partiamo dalla KTM, ha una ricetta tutta sua, non solo nel motore ma anche nel telaio traliccio. Anche lei ha il motore portante, però ha mantenuto questa struttura traliccio tra virgolette tradizionale, molto all'europea, a cui è attaccato sospensioni VP, quindi sempre gruppo KTM, fatte in casa, prive di regolazioni elettroniche, ma che abbiamo regolato a mano con una certa soddisfazione. Assolutamente, piste sì, strada. sì, Quindi, tu come l'hai trovata? Io l'ho trovata molto, molto a posto, ovviamente abbiamo seguito le specifiche indicate dalla casa, sia per l'uso stradale che per l'uso in pista, quindi un comparto ciclistico assolutamente sanissimo. In pista ovviamente mi sarebbe piaciuto che fossero un po' ancora più sostenute, più estreme. Però ricordiamo che è una moto che dichiaratamente sì, è una fan bike stradale, quindi ha una regolazione track, sono riportate sotto la sella, ma nonostante tutto non ha il sostegno che uno forse vorrebbe quando veramente vuole stracciare. Bravissimo. La Ducati invece ha un telaio front frame. Quindi l'evoluzione del telaio a doppio trave secondo Ducati, quindi un semi doppio trave solo nella parte anteriore che sfrutta il motore con funzione portante, e a cui è attaccato il meglio della produzione Öhlins. Assolutamente, l'eccellenza. Forcella rovesciata 43 e monoammortizzatore TTX con controllo elettronico semiattivo. Anche qui, come abbiamo detto prima, le abbiamo trovate anche settate in mappa race, comunque tendenzialmente abbastanza soft, se di questo possiamo parlare. Soprattutto la forcella, abbiamo addirittura delle foto in frenata scattate in pista con la forcella a fondo corsa, quindi magari forse un pochino più di sostegno di idraulica non ci sarebbe dispiaciuto, però assolutamente anche per quanto riguarda Street Fighter l'eccellenza assoluta. Quindi diciamo questo pacchettone, la sfida era ovviamente, perché naturalmente abbiamo parlato prima della Tuono, adesso ci torniamo, moto che ha un progetto di 9 anni, ma che ovviamente doveva imbrigliare,
175 cavalli, altro è aggiungerne altri 34 per arrivare ai 208 della Ducati e quindi, capire come poterli gestire. capire come poterli gestire, quindi diciamo da questo punto di vista scommessa vinta. Assolutamente scommessa vinta, sì, ma poi per l'uso stradale davvero Street Fighter promossa a pieni voti, forse personalmente una delle Ducati da usare su strada che mi sono piaciute di più in assoluto degli ultimi anni, e che non mi sarei mai aspettato, quindi ci ha sorpresi in maniera assolutamente positiva, senza dubbio, sì. Ok, veniamo alla Kawasaki, altra moto che nasce con l'utilizzo per utilizzo stradale, anche lei telai in tubi, quindi della famiglia, dalla Ninja H2 in qua è diventata familiare per noi vedere una Kawasaki con telaio in tubi d'acciaio dopo tanti anni di doppio trave, anche lei con motore portante, sospensioni in questo caso anche qua non a gestione elettronica, giapponesi, quindi produzione Showa, produzione Showa, forse un po' meno, molto confortevoli. Sì, assolutamente. Questa è una Hyper Naked da utilizzo stradale al 100%, perché poi, come poi parleremo dopo, in pista veramente non è cosa sua, che non è un difetto ma semplicemente una linea di progetto, e quindi sì, le Showa insomma molto confortevoli, molto morbide, la forcella con una taratura molto soft, era un filo strenata di ritorno, quindi entrando in curva magari ancora con i freni in mano, una volta che si andava a prendere il punto di corda la forcella si distendeva in maniera abbastanza veloce, quindi anche lì avremmo dovuto avere, come sempre succede in queste situazioni, più tempo per poter mettere le mani alle sospensioni, però purtroppo, pur avendo avuto 2-3 giorni per poterci lavorare, i tempi sono sempre quelli che sono, quindi diciamo una super naked, una potenza pazzesca ma votata all'uso stradale, quindi molto comoda, molto facile, molto facile, molto confidenziale, quindi aiutata probabilmente dal fatto che appunto questo motore ha questa gestione particolare che la potenza c'è solo se la vai a cercare, quindi tu puoi veramente fare tutto quello che vuoi fare in modo estremamente facile, e la ciclistica probabilmente è anche meno stressante, segue quella linea, una moto un po' più pesante. Aprilia invece è la classica naked di una volta derivata da una super sportiva, quindi alla fine è un RSV, non è un RSV con manubrio e senza carene, perché sono tanti gli interventi che vengono fatti, ma di fatto ha lo stesso telaio con la possibilità di cambiare l'altezza del forcellone. Il telaio tra l'altro è lo stesso dalla prima serie, quindi è veramente un esempio di longevità tecnica notevole, tanto di cappello ai tecnici Aprilia che sono stati in grado di mantenere così a lungo e così ai vertici il loro pacchetto ciclistico. In quest'ultima edizione, dicevamo, quindi a questo telaio col forcellone bibraccio, sempre in alluminio, è stato abbinato un pacchetto sospensioni elettroniche sulla Factory, quindi un'altra volta come sulla Ducati le Öhlins semiattive a gestione elettronica, quindi lo stesso, diciamo, equilibrio dal punto di vista sospensioni. Sì, diciamo che Aprilia ha sempre un po' tenuto duro rispetto all'introduzione delle sospensioni semiattive, hanno sempre dichiarato che finché non avessero verificato che l'introduzione delle sospensioni semiattive facevano guadagnare almeno 2 secondi sul giro, loro sarebbero rimasti alle sospensioni tradizionali. Ora hanno fatto un passo indietro o in avanti in base ai punti di vista, e quindi la prima ad agevolare l'introduzione delle sospensioni semiattive è stata appunto la Tuono, e poi a seguire l'RSV4, quindi per noi ovviamente invece è a tutti gli effetti un passo avanti in assoluto, perché c'è la possibilità di settare le sospensioni in base alla tipologia di strada, in base al tipo di tracciato del circuito, in base al tipo di superficie che si va a incontrare, se è più o meno sconnessa, quindi davvero una scelta vincente per migliorare ulteriormente un progetto che veramente ha dell'incredibile. Diciamo sospensioni attive che forse non sono ancora così diffuse, magari spendiamo una parola in più, cioè la differenza all'atto pratico, la differenza qual è? Che ormai che sono diffuse i riding mode, quindi è un altro elemento tecnico che entra nella disponibilità del progettista, che quando tu imposti la mappa stradale non solo ti ritrovi con un motore più dolce, ma hai anche delle sospensioni più morbide, confortevoli, quindi sono sospensioni diciamo di taratura morbide. Ciò non toglie che, essendo semiattive, nel momento in cui tu incontri un ostacolo si comportano nel modo, nel momento in cui tu hai bisogno di fare una frenata intensa e quindi hai bisogno di sostegno,
anche partendo dalla taratura morbida loro comunque si rigidiscono, quindi diciamo che è un modo effettivamente di allungare la classica coperta corta della taratura delle sospensioni. È un modo che diciamo negli ultimi anni ha fatto grossi passi in avanti e che sono effettivamente tangibili su queste moto. Sono estremamente efficaci poi nell'uso effettivamente stradale. nell'uso stradale diciamo che la Ducati e l'Aprilia da questo punto di vista hanno una marcia in più. Un passo avanti rispetto alle altre. E ultima, perché è sempre quella che ci è arrivata per ultima, la brutale, che è proprio brutale. Altra scuola tecnica ancora. Assolutamente diversa di nuovo. Diversa da tutte per scelta, quindi hanno una soluzione mista, quindi piastre laterali per il fissaggio del forcellone e traliccio in acciaio per il sostegno del motore, accoppiate a sospensioni Öhlins elettroniche ma non semiattive, quindi in questo caso è possibile fare la regolazione dei settaggi da cruscotto, ma non hanno l'intelligenza diciamo per reagire automaticamente, per cambiare automaticamente alle condizioni che trovano durante l'utilizzo. Quindi una ciclistica, abbiamo detto, un po' rivista, un po' ammorbidita rispetto alla brutale precedente, che rimane comunque con anche lei, come il motore, ha questo forte sapore di corse, diciamo. Sì, allora la brutale è brutale, nel senso che per fortuna che l'hanno ammorbidita, ma in realtà è ancora davvero molto brutale. Noi abbiamo dovuto fare un sacco di passi indietro, soprattutto nel settaggio delle sospensioni, perché così come ci è arrivata nell'utilizzo stradale era davvero una moto che mi viene da dire faticosa, insomma faticosa da usare su strada, perché comunque soprattutto nelle sconnessioni molto secche non ha quasi negativo il posteriore, quindi è veramente una moto complicata. Oltre a quello c'è da dire che è anche quella che ha la posizione in sella per via di questi due semimanubri che la rendono molto vicina a una super sportiva, per cui i polsi molto caricati, insomma, per quanto in MV abbiano cercato di seguire la strada del renderla un pochino più fruibile, rimane la più sportiva, rimane la più estrema probabilmente, e nell'uso stradale devo dire la verità, noi che ce la siamo girata richiede qualche sacrificio, sì, a fronte di un'estetica, ma su quello che riguarda l'estetica non vogliamo dirvi niente, perché sono qua tutte da vedere, quindi quella è una cosa talmente soggettiva, a fronte però di un'estetica che sicuramente fa girare la testa a tutti quelli che abbiamo incontrato in questi giorni in giro per l'Italia, insomma. Quindi Stefano, allora un giorno di guida su strada, un giorno di guida in pista. Quindi allora un giorno di guida su strada, ovviamente come si può immaginare le moto sono 5, noi siamo 2, in realtà con noi avevamo 3 colleghi che hanno guidato in questa bellissima giornata di sole appunto nelle colline liguri e che ci hanno dato una mano. L'obiettivo qual era? Era quella di scambiarci a rotazione le moto il più frequentemente possibile tra di noi, in modo da avere un quadro di insieme più possibile preciso, e diciamo che adesso, poco prima di tornare verso casa, ci siamo fatti insomma un'idea abbastanza chiara di quello che abbiamo avuto modo di guidare, quindi di queste 5 super naked. E inizierei banalmente rispetto all'ordine che abbiamo qua dietro di noi, come le abbiamo disposte, e quindi comincerei con la Super Duke 1290R, che già in presentazione aveva dato modo di farci capire quali erano le sue potenzialità su strada, quindi comunque un bicilindrico con una grande castagna ai medi, un grandissimo tiro, una super trazione, l'elettronica veramente a punto, una ciclistica forse un passo indietro rispetto alle altre, perché non avendo le sospensioni semiattive, che probabilmente è una cosa che un po' mancherebbe per chiudere il cerchio di KTM, però comunque una ciclistica molto sana, rimane a tutti gli effetti una fan bike, loro la chiamano The Beast, effettivamente è veramente una bestia, però non mette in difficoltà, ha una posizione comoda in sella, vibra relativamente per essere un bicilindrico da quasi 1300 cm3, e quindi veramente una godibilità su strada di assoluta eccellenza. Subito dopo la KTM la tesissima Ducati Street Fighter V4 in versione S, come diceva Cri, che abbiamo avuto modo di conoscere in pieno lockdown. Ducati ce la recapitò a Vairano per poterla mettere un po' alla prova nel nostro circuito, dove confessiamo ci tenemmo un po' di margine vista la situazione insomma degli ospedali, che non era particolarmente facile, e quindi volevamo ancora evitare il rischio di averne bisogno. Su strada, come avevamo già avuto l'impressione a Vairano,
assolutamente promossa a pienissimi voti, quindi sembra che non abbia niente a che spartire con la Panigale V4. Sì. La posizione in sella è davvero molto comoda, la sella è super confortevole, con il setting delle sospensioni dedicate all'uso stradale è molto, molto confortevole, anzi addirittura ci è sembrata quasi fin troppo mollona, come si dice. Sì. Addirittura anche nelle mappe più aggressive, sì, esatto, rimane morbido di sospensioni. Rimane morbido di sospensioni, legge bene. Sorprendente per questo. Sì, assolutamente per sorprendente. Per una Ducati siamo abituati a guidare dei tavoli. Delle assi, dei tavoli da surf, invece devo dire la Street Fighter V4S è veramente, veramente fantastica. Certo, ha un motorone che se uno insiste e non cambia rapporto e quindi cerca la parte alta dei contagiri, i 208 cavalli ci sono assolutamente tutti, diventa davvero un uragano, a maggior ragione per il fatto che di avere il manubrio comunque da nuda, quindi no protezione aerodinamica, completamente zero, quindi su strada insomma le velocità crescono in maniera davvero esponenziale, bisogna stare molto abbottonati, perché diciamo che sono moto che la mettono abbastanza sul piano della virilità, cioè hai il coraggio di tenere aperto, cioè è un po', vediamo un po' fino a che punto tiene aperto, perché loro riesci. In realtà il limite non ce l'hanno tanto, no? Sì, cioè, sì, nessuna di queste. No, assolutamente, no, il limite siamo noi strada, ovviamente, e poi su strada comunque ricordiamo che bisogna mantenere insomma una guida quanto più possibile sensata, senza correre dei rischi inutili. Queste moto, se gli utenti le vogliono sfruttare al pieno delle loro prestazioni, vanno utilizzate in pista, anche se non nascono per l'utilizzo in pista, ma se uno vuole veramente andare a pizzicare le parti alte del contagiri, davvero la pista è la situazione ottimale e in assoluta sicurezza. Allora Stefano, siamo arrivati alla resa dei conti, quindi alla fine di queste 2 giornate di guida in strada e in pista abbiamo trovato 5 moto con 5 rese diverse, abbiamo 5 classifiche diverse, come giusto che sia personalmente. Certo, anche perché noi due più i 3 colleghi che hanno lavorato con noi abbiamo maturato le nostre personalissime opinioni. Ognuno di noi ne ha una preferita o qualcuna che è preferita da diversi Questo di noi. Nell'ordine delle cose. Nell'ordine delle cose, diciamo, assolutamente. Alcuni punti fermi li abbiamo stabiliti, insomma. Su strada. Su strada, per quanto mi riguarda, io metterei, insomma, se dovessi stilare una personalissima classifica, metterei 2 moto italiane quasi a pari merito, insomma. A me la Aprilia Tuono V4 1100 Factory trovo sia sempre una moto assolutamente straordinaria per usi tutti i giorni, quindi sulle strade aperte al traffico è assolutamente perfetta, accordata, va tutto bene, sempre tutto al posto giusto, non mette mai in difficoltà, quindi una moto assolutamente promossa che si conferma un grandissimo riferimento. Ducati ci ha creduto, ha insistito, ci è arrivata, secondo me è arrivata a livello della Tuono, con ovviamente una tecnologia ancora più avanzata, delle prestazioni ancora più elevate, e quindi probabilmente in questo momento secondo me è diventata, mi sento di dire che sia diventata la Hyper Naked di riferimento, quindi dopo 9 anni diciamo di trono assegnato all'Aprilia, Ducati si è avvicinata, ci è arrivata. Anche se diciamo che la distanza non è quella che uno guarda dalle schede tecniche. No, non assolutamente. È che questi famosi 34 cavalli 33 cavalli di differenza in realtà non fanno percentualmente quella distanza che uno si aspetterebbe. No, però la Street Fighter V4S per strada è veramente uno strumento estremamente efficace da ogni punto di vista, per cui è super comoda ma super performante, insomma veramente non mi viene in mente nessun difetto importante. Uno c'è, l'autonomia. C'è l'autonomia, davvero, ma da rimanere a piedi, ma perché il serbatoio tiene meno litri. Il motore tiene pochi litri e c'è solo la spia che si accende quando, non diciamo è troppo tardi, però insomma quando uno non vorrebbe perché si sta divertendo e si accende la spia, quindi inaspettatamente ti trovi a dover fare. Diciamo che tra tutte e 5 è quella che ci ha obbligato a fare le soste di rifornimento. Esatto, quindi detto delle 2 italiane, io metterei un gradino subito sotto nell'utilizzo su strada a livello di piacevolezza, però piacevolezza con la mente settata in modalità teppista, sicuramente la KTM Super Duke 1290R, che è veramente una moto che ti strappa l'anima e ti fa innamorare.
guidare, su strada è meravigliosa, sempre ignorante, sempre pronta, sempre cattiva, si muove un po' di sospensioni, Sì. ma è il suo bello. È comunque Quindi molto comunicativa. Molto comunicativa, molto, sempre ritorno a un feeling dalle gomme sempre perfetto, quindi io metterei appena sotto le due italiane la KTM. La Kawasaki diciamo che secondo me ha un suo perché, nel senso che nell'uso è pensata, è una super nuda pensata per l'uso stradale, l'elettronica stessa è pensata per come dire, rendere più sicuro la gestione di tutta questa potenza, non è pensata per la performance sul giro e quindi ha un'elettronica leggermente meno sofisticata rispetto alle altre, però su strada la Kawasaki anche in coppia è estremamente facile, permette di andare ovunque, ha una buonissima autonomia, sì, è quasi una GT. E potrebbe essere a tutti gli effetti considerata quasi una GT. Ci basterebbe un minimo di protezione aerodinamica in più, un cupolino un po' più accentuato. Infatti per quello c'è poi la infatti, Ninja SX. Esattamente, infatti in Kawasaki hanno un'alternativa da questo punto di vista. Il feeling è molto simile. Il feeling sì, si avvicina molto. E in ultimo, diciamo, la brutale 1000 RR che per l'uso stradale, dal mio punto di vista personalmente credo che il gap maggiore sia dato dall'erogazione del motore, per cui per strada, utilizzando poco la parte alta del contagiri a fronte di prestazioni così elevate e quindi di velocità che sono straordinariamente fuori da quelle codice, nelle strade tutte guidate che abbiamo percorso in questa giornata qua in Liguria, insomma un po' di tiro ai medi con la brutale viene a mancare, a meno che di essere sempre concentrati con il rapporto giusto, ma che è comunque sempre un rapporto corto, con il motore molto impiccato, molto su di giri, e quindi che perdi un po' di piacevolezza, un po' di gusto nella guida anche dinamica tra le curve, senza per forza ovviamente correre dei rischi esagerati. Quindi diciamo che la nostra personalissima classifica, per la quale ci siamo tutti più o meno trovati d'accordo fino adesso per l'utilizzo su strada, diciamo che è questa. Va bene, ci spostiamo in pista diciamo le cose cambiano un po', anche perché come abbiamo visto ci sono alcune di queste moto che sono nate prevalentemente pensando all'utilizzo stradale e ci sono alcune che sono nate per essere bivalenti, cioè per poter fare il track day arrivando direttamente in circuito senza caricarle, caricarle, esatto. E c'è chi nasce per essere una racer stradale addirittura, quindi esatto. quasi più votata alla pista. Quasi più votata alla pista, sì, le abbiamo portate poi finalmente nel nostro tracciato di Vairano con l'handling allungato, quindi come dicevamo con più di 700 metri di rettilineo per poter snocciolare tutti i rapporti utili a sentire veramente le spinte dei motori, messe le pressioni corrette dei pneumatici uso pista su Pirelli consiglio, Rosso Corso 2, su consiglio degli ingegneri Pirelli, ci siamo davvero sbizzarriti in una giornata intera in pista. Tanto per cominciare, diciamo una cosa su queste gomme dalla doppia anima, niente male anche in pista. Sì, non vogliamo farla passare come una marchetta perché non è così, però quello che è oggettivo, e quindi davvero gomma straordinaria, quindi un giro, neanche mezzo giro di warm up, sì. Feeling perfetto, come per strada. Una volta che le gomme che si scaldano in 2 giri di battistrada. In 2 giri di battistrada, davvero. Incredibile. Sì, una gomma super promossa, per strada mai nessun neutralissima, una confidenza assoluta, quindi davvero promosse. Col senno di poi siamo contenti di aver fatto questa scelta di tipologia di gomma, quindi di non aver esagerato nel troppo sportivo per poterle poi sfruttare su strada senza problemi, senza limiti. E in più abbiamo avuto il privilegio di avere con noi per la giornata in pista una giovane pilotessa, Greta Marina Fontana, che ha passato con noi l'intera giornata, godendosi anche lei insomma della piacevolezza di queste straordinarie moto. E quindi un punto di vista diverso. Un punto di vista diverso, certo, di una pilotessa che quindi ovviamente è abituata a guidare moto in circuito. E comunque una donna. Una donna, sì, che non si è sentita per niente a disagio a guidare mezzi di questa portata. Ovviamente una donna con un tipo di guida insomma un po' sopra la media, però comunque stiamo parlando di moto che ruotano intorno ai 200 cavalli che potrebbero mettere un po' a disagio. E invece devo dire che
ha passato anche lei una bellissima giornata. A testimonianza del fatto che comunque l'equilibrio globale di questi mezzi così potenti, vuoi per l'elettronica, vuoi per la ciclistica, vuoi per l'erogazione del motore, comunque le mettono alla portata di utenti assolutamente di qualunque tipo. Sì, assolutamente. Quindi la nostra giornata in pista, io devo dire che personalmente pronti via, quella che come sempre è successo negli ultimi anni mi ha dato maggior feeling e la voglia subito di andare a cercare i miei limiti è stata l'Aprilia Tuono. Vuoi perché comunque 9 anni di sviluppo hanno reso il progetto della Tuono ormai raffinatissimo, lei fa tutto quello che tu le chiedi di fare, non ti mette mai in difficoltà e ti permette di andare forte da subito. L'unica cosa che ho trovato un pochino ormai superato forse rispetto alla più moderna concorrenza è il fatto che la Tuono è molto sensibile agli spostamenti in sella e sente molto anche tra virgolette gli errori del pilota, quindi tendenzialmente se ti attacchi tanto al manubrio in accelerazione tende a innescare un po' l'anteriore, quindi diventa una moto un po' che muove un pochino nonostante le sospensioni semiattive. Nonostante questo devo dire che la forza della Tuono rimane il fatto che non ha nessun filtro, cioè non hai bisogno di interpretarla, cioè entri e pensi direttamente solo a guidare. Sì, assolutamente a guidare. Anche da questo punto di vista, come per strada, la Ducati Street Fighter è arrivata sotto alla Tuono e a fronte però di una cavalleria decisamente più importante abbiamo girato su tempi praticamente identici tra Street Fighter e Tuono, probabilmente avendo avuto più tempo a disposizione con la Street Fighter saremmo riusciti ad abbassare ancora un po' il tempo sul giro. Richiede magari un pochino più... Sì, richiede un pochino più di educazione, un po' più di rispetto, perché comunque la cavalleria è tanta di più rispetto a quella della Tuono, quindi la Street Fighter soprattutto ad alto regime diventa davvero burrascosa e quindi necessita di un pochino più di apprendistato, però poi alla fine la resa nel tempo c'è assolutamente. Per quanto riguarda KTM nell'utilizzo in pista avevamo chiarissima l'immagine della presentazione stampa fatta a Portimao, quindi sapevamo benissimo a che cosa andare incontro e anche sul nostro tracciato di test la Super Duke 1290R si è rivelata davvero una moto super divertente, super figa da usare in pista, per cui con questa schiena del motore sempre pronto. La nostra tra l'altro è un circuito di test dove ci sono un sacco di ripartenze e quindi dove la KTM buttando 2 marce ti aiuta tanto a uscire e quindi assolutamente molto divertente. Chiaramente a livello di tempo qualche cosa sotto rispetto alle due italiane. Altrettanto emozionante, in modo diverso direi l'MV. Allora, l'MV, devo dire la verità che... se ti piace il feeling screamer del classico 4 cilindri che urla, lì è il pane per i tuoi denti. Se sei uno che esce dalle 600 sportive di una volta, poi diventate 1000, che ti piace quel feeling lì della moto che a un certo punto esplode, è quello. L'MV è assolutamente quella più appagante da questo punto di vista e devo dire nelle 5 che abbiamo guidato a me personalmente ho trovato il rigore direzionale dell'anteriore davvero forse quello più di riferimento, cioè nei curvoni molto veloci ci sono 2 punti in appoggio in percorrenza nel nostro tracciato, con soprattutto un curvone da più di 200 all'ora, la sensazione di stabilità, di rigore direzionale dell'MV, dato anche dalla posizione in sella, quindi più semi-manubrio, più super sportiva, veramente permetteva di correre qualche rischio in più. Ultima, ma non ultima perché ultima, ma perché non è pensata per, è la Kawasaki ZH2, più pesante, i cambi di direzione ha più inerzia, è più molle di sospensioni, l'ABS fa sentire più velocemente il suo intervento nelle frenate, è più difficile entrare in curva con i freni ancora in mano.
mano perché comunque tende ad allungare, ha una luce a terra decisamente inferiore sì. rispetto a quella delle altre. Diciamo che quindi abbiamo limato cioè hai limato le pedane. abbiamo limato i piolini, sì, è solo che quando poi senti le pedane che toccano a una certa velocità, sinceramente un minimo di brivido lungo la schiena parte sempre, quindi diciamo ci siamo tenuti un pochino di margine con la ZH2, che però è assolutamente una moto straordinaria, banalmente non pensata per l'uso in circuito. Sì, sì. Quindi Si diciamo vede, cioè, anche dai dettagli, no? Cioè, in uscita di curva impenna tanto perché non ha un anti-wheeling pensato per dargli tutta la per manetta. dargli tutta la manetta. Fuori Ecco, dalla diciamo curva. che tutte le moto che abbiamo guidato, a parte la Kawasaki ZH2, hanno un'elettronica davvero molto molto sofisticata, per cui alla fine tutta questa elettronica che è arrivata negli anni è assolutamente imprescindibile per poter sfruttare al 100% le prestazioni. Dicevamo Kawasaki proprio ce l'ha, la mette sulla Ninja, ma non l'ha volutamente messa su declinata questa su qua. questa qua. E infatti commentavamo con Christian dopo la nostra giornata in pista di queste decine di righe nere che abbiamo trovato sul nostro tracciato di test, che era completamente vergine, quindi le avevamo evidentemente fatte noi, dei traction control che permettono alle ruote posteriori di spinnare in uscita ma davvero centinaia di metri, lasciando delle bellissime virgole nere, e noi non ne abbiamo avuto davvero nessuna percezione, quindi l'elettronica è assolutamente imprescindibile per poter sfruttare ma soprattutto godere a mente sgombra di quelle che sono le prestazioni straordinarie di queste Super Naked del 2020. Quindi bene Stefano, grazie allora per quest'altra chiacchierata, ci vediamo presto con altre prove, con altre comparative. Ringraziamo naturalmente anche le case che ci hanno dato la possibilità di provare queste moto e di raccontarvele. Speriamo che il nostro racconto vi sia piaciuto e l'abbiate trovato interessante. Continuate a seguirci sui nostri social e non perdete, se potete, se non l'avete ancora visto, l'altro contenuto che abbiamo realizzato con queste moto, che è il torneo, la Drag Race. Un torneo in cui le abbiamo messe uno contro l'altra, una gara di accelerazione sui 400 metri, risultati anche sorprendenti. Assolutamente inaspettati e sorprendenti, sì, è stato un contenuto, un'esperienza davvero fondamentalmente divertente ma anche interessante. molto interessante, assolutamente, dove finalmente abbiamo potuto scannellare tutto il gas che c'era senza... Gliel'abbiamo dato proprio tutto e quindi vale la pena guardarlo, quindi grazie ancora. Grazie ciao, Christian. alla prossima. Ciao Stefano. ciao.